Salve a tutti e benvenuti su Wow Podcast Italien. Sono Mia e oggi sono qui con Lucas per parlare di una situazione che capita a tutti, prima o poi. Restituire qualcosa a un negozio. Lucas, tu hai mai avuto problemi con un reso? Ciao Mia, ciao a tutti! Sì, assolutamente. E proprio la settimana scorsa mi è capitata una situazione abbastanza interessante. Vi racconto tutto. Perfetto! Non vedo l'ora di sentire. Ma prima, cari ascoltatori, pensate a questo. Avete mai comprato qualcosa e poi voluto restituirlo? Lasciate un commento qui sotto e raccontateci la vostra esperienza. Ogni storia è diversa e possiamo imparare molto gli uni dagli altri. Allora, tutto è cominciato sabato mattina. Ero andato a comprare un paio di scarpe per una cena importante. Le ho provate in negozio, sembravano perfette, e le ho comprate senza pensarci troppo. Ero di fretta, come spesso capita nel fine settimana. Già, quante volte succede? Si compra qualcosa di fretta e poi a casa ci si accorge che non va bene. Io l'ho fatto decine di volte, credetemi. Esattamente. Quando sono arrivato a casa e le ho indossate di nuovo, ho notato che una delle due scarpe era leggermente diversa dall'altra. Non erano uguali, una sembrava più grande o forse la suola era un po' storta. Camminavo in modo strano. Oh no! Che sfortuna! E cosa hai fatto? Sei tornato subito al negozio? Non subito, perché non ero sicuro di avere ancora lo scontrino. Ho cercato dappertutto. Nella borsa, nelle tasche dei pantaloni, sul tavolo della cucina, persino dentro le scarpe stesse. Ah ah ah! Dentro le scarpe. Questo è nuovo. Ascoltatori, sapete come si dice scontrino in italiano? È una parola molto utile quando si fa shopping. Lo scontrino è il piccolo foglio di carta che ti danno alla cassa dopo aver pagato. Tenetelo sempre. È il vostro documento più importante dopo un acquisto. Ottima spiegazione, Mia! Fortunatamente, dopo 10 minuti di ricerca, ho trovato lo scontrino infilato nella tasca interna della giacca. Un colpo di fortuna! Così il giorno dopo sono tornato al negozio, pronto a risolvere la situazione. E com'è andata? Il personale del negozio è stato disponibile? Abbastanza disponibile, sì. Quando sono entrato, mi sono avvicinato alla cassa e ho detto alla commessa: Buongiorno, vorrei fare un reso. Ho comprato queste scarpe ieri, ma c'è un problema con una di esse. Bravo, hai usato le parole giuste. E lei cosa ha risposto? La commessa ha detto: Certo, mi può mostrare il problema e lo scontrino? Io le ho mostrato le scarpe e ho spiegato la differenza che avevo notato. Lei le ha guardate attentamente e ha chiamato il responsabile del negozio. Ascoltatori, prendete nota di alcune parole utili. La commessa o il commesso sono le persone che lavorano in un negozio. Il responsabile è il capo, la persona che prende le decisioni importanti. E la cassa è il punto dove si paga. Queste parole vi torneranno utili ogni volta che andate a fare shopping in Italia. Esatto, il responsabile è arrivato dopo un paio di minuti. Era un uomo sulla cinquantina, molto professionale. Ha guardato le scarpe e ha detto: Ha ragione, c'è effettivamente una differenza. Possiamo cambiare le scarpe oppure rimborsarle completamente. Wow, che bella risposta! Quindi ti hanno dato due opzioni: cambiare il prodotto o avere il rimborso. In italiano si dice rimborso oppure rimborso completo. Cari ascoltatori, queste sono due parole chiave nei negozi: cambio e rimborso. Lucas, cosa hai scelto? Ho chiesto se potevano cercare lo stesso modello di scarpa nella mia taglia, ma purtroppo era l'ultimo paio disponibile in quel negozio, quindi ho optato per il rimborso. Un po' dispiaciuto, ma era la scelta più logica. Capisco. E com'è avvenuto il rimborso? Ti hanno dato i soldi in contanti o ti hanno fatto un accredito sulla carta? Questa è stata la parte un po' complicata. Ho pagato con la carta di credito e il responsabile ha spiegato che per le carte ci vogliono alcuni giorni lavorativi prima che i soldi tornino sul conto. Non è immediato come il contante. È un'informazione importantissima. Cari ascoltatori, se fate un reso e avete pagato con carta, il rimborso non arriva subito. Di solito ci vogliono dai 3 ai 7 giorni lavorativi. Sapete cosa sono i giorni lavorativi? Sono i giorni della settimana in cui si lavora, quindi dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.
I sabati e le domeniche non contano. Perfetta spiegazione. Comunque, il responsabile mi ha dato una ricevuta del reso, che è importante conservare finché non si vede il rimborso sul proprio conto. Così si ha la prova che il reso è stato effettuato correttamente. Senza questa ricevuta potrebbe essere difficile dimostrare che il reso è avvenuto. Molto saggio! Lucas, hai imparato qualcosa da questa esperienza? C'è qualcosa che faresti diversamente la prossima volta? Assolutamente sì. Prima di tutto, d'ora in poi, prima di uscire dal negozio, controllerò sempre i prodotti con molta più attenzione. Secondo, terrò sempre lo scontrino in un posto sicuro, magari nel portafoglio, non nelle tasche a caso. E terzo, non comprerò mai di fretta. Ottimi consigli! E voi, ascoltatori, avete dei consigli da darci su come evitare problemi con gli acquisti? Scrivetelo nei commenti. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Le vostre idee possono aiutare tanti altri studenti di italiano in tutto il mondo. Sì, condividete le vostre storie. Ogni esperienza è un'opportunità per imparare parole nuove e situazioni utili della vita quotidiana in italiano. E ricordate che parlare di situazioni reali è il modo migliore per imparare una lingua. Esatto! E già che ci siamo, parliamo un po' di vocabolario legato allo shopping e ai resi. Lucas, inizia tu! Volentieri. Allora, alcune parole fondamentali. Il negozio è il posto dove si compra. L'acquisto è ciò che si compra. Il prodotto difettoso è qualcosa che non funziona bene o che ha un problema. La garanzia è la protezione che il produttore offre per il suo prodotto e il reparto resi è la zona specifica del negozio dedicata ai resi. Bravissimo! Aggiungo altre parole. Fare un reso significa restituire qualcosa al negozio. Cambiare un prodotto vuol dire scambiarlo con un altro. Avere diritto al rimborso significa che per legge potete riavere i vostri soldi. E il reparto assistenza clienti è la parte del negozio dove si va per i problemi e le domande. Ascoltatori, una domanda per voi. Come si dice in italiano I would like to return this? La risposta è vorrei fare un reso oppure più semplicemente vorrei restituire questo. Praticate questa frase, vi sarà molto utile ogni volta che entrate in un negozio con un articolo da restituire. E se volete spiegare il problema con il prodotto, potete dire questo prodotto è difettoso, oppure c'è un problema con questo articolo, oppure non funziona correttamente. Tutte frasi molto utili. Provatele ad alta voce adesso mentre ascoltate. Mia, ma tu hai mai avuto esperienze di resi particolari? Qualcosa di divertente o di difficile? Sì, una volta ho comprato un maglione online e quando è arrivato era completamente diverso dal colore mostrato nelle foto del sito. Online sembrava azzurro chiaro, un colore bellissimo, ma in realtà era quasi verde scuro. Ah, classico problema degli acquisti online. E sei riuscita a restituirlo senza problemi? Sì, fortunatamente. Gli acquisti online in Italia hanno regole particolari. Per legge, quando si acquista online, si ha il diritto di restituire il prodotto entro 14 giorni senza dover dare spiegazioni. Si chiama diritto di recesso. È una legge europea che protegge i consumatori. Interessantissimo! Quindi, per gli acquisti online è ancora più facile fare un reso rispetto ai negozi fisici? In un certo senso sì, perché la legge ti protegge di più e non devi nemmeno spiegare perché vuoi restituire l'articolo. Però bisogna fare attenzione. Il costo della spedizione per restituire il pacco spesso è a carico del cliente, cioè lo paga chi fa il reso, non il negozio. Buono a sapersi. Quindi, se fate un reso online, mettete in conto anche il costo della spedizione di ritorno. E conviene sempre leggere bene le condizioni di reso prima di fare un acquisto online, perché ogni negozio può avere regole un po' diverse. Esattamente! Alcune parole utili per gli acquisti online. Il sito di e-commerce è il negozio online. L'ordine è il vostro acquisto. Il pacco o il pacco consegnato è ciò che ricevete a casa. La spedizione è il processo di invio e il corriere è la persona o l'azienda che porta il pacco a casa vostra. Ascoltatori, avete mai fatto un reso di un acquisto online? È stato semplice o complicato? Dite la vostra, vogliamo sapere le vostre esperienze. Commentate qui sotto, in italiano se potete, oppure nella vostra lingua se preferite. Sì, vogliamo sapere!
E diteci anche in quale città o paese ascoltate Wow Podcast Italian. Siamo sempre curiosi di sapere da dove ci seguite nel mondo. È sempre bello sapere che persone da tutto il mondo stanno imparando l'italiano con noi. Ora, Mia, torniamo alla mia storia delle scarpe. Alla fine sono riuscito a trovare le stesse scarpe in un altro negozio della stessa catena? Ah, bella domanda. Non ce l'avevi detto. Come sei andata? Eravamo tutti in sospeso. Ebbene sì, il responsabile del primo negozio è stato molto gentile e ha chiamato un altro negozio della stessa catena in un'altra zona della città. Lì avevano ancora il mio modello nella mia taglia. È stata davvero una bella sorpresa. Che sollievo. E sei andato a prenderle lo stesso giorno? Certo, ho preso il rimborso dal primo negozio, poi sono andato nel secondo negozio e ho comprato le scarpe nuove, questa volta controllando attentamente entrambe prima di pagarle. Le ho indossate in negozio, ho camminato avanti ed indietro, ho controllato ogni dettaglio. Perfetto. Questa è la lezione più importante. Controllare sempre i prodotti prima di uscire dal negozio, specialmente articoli come scarpe, vestiti o oggetti che si usano in coppia. Non abbiate fretta quando si tratta di verificare quello che comprate. Assolutamente. E in caso di problemi non abbiate paura di parlare con il personale del negozio. In Italia i negozi sono generalmente molto disponibili quando si tratta di difetti o problemi evidenti con i prodotti. Basta essere chiari e calmi. Vero. L'importante è essere educati e calmi, presentarsi con lo scontrino e spiegare chiaramente il problema. La maggior parte delle volte si risolve tutto senza difficoltà. Un atteggiamento cordiale aiuta sempre. Esatto. E se per qualche motivo il commesso non vuole aiutarvi, potete sempre chiedere del responsabile. Ricordate, avete dei diritti come consumatori. In Italia, come in tutta Europa, esiste una legge che tutela i consumatori. Giusto, per la grande maggioranza dei problemi quotidiani nei negozi, una conversazione educata risolve tutto. E ora che avete imparato il vocabolario di oggi, sarete molto più sicuri quando dovrete fare un reso in italiano. Cari ascoltatori, prima di salutarci, facciamo un piccolo ripasso del vocabolario di oggi. Lucas, vuoi iniziare? Con piacere. Allora, lo scontrino, il reso, il rimborso, il prodotto difettoso, la garanzia, il commesso, la commessa, il responsabile, fare un reso, cambiare un articolo, il diritto di recesso per gli acquisti online, il pacco, la spedizione, il corriere. E le frasi utili del giorno? Vorrei fare un reso? C'è un problema con questo prodotto? Ho ancora lo scontrino? Posso parlare con il responsabile? Questo articolo è difettoso. Vorrei un rimborso completo. Praticate queste frasi ad alta voce, cari ascoltatori. Più le ripetete, più diventano naturali. Sì, la pratica è fondamentale. E se volete ascoltare ancora questo episodio per capire meglio alcune parole o frasi, fatelo pure. Ripetere aiuta moltissimo nell'apprendimento di una lingua. Non abbiate fretta. È vero. E se avete domande su qualcosa che non avete capito bene, scrivetelo nei commenti. Risponderemo con piacere. Grazie mille per essere stati con noi oggi. È stato un episodio ricco di situazioni pratiche e parole utili per la vita di tutti i giorni in Italia. Spero che la storia delle mie scarpe vi abbia fatto anche un po' sorridere. Sì. È stata una storia molto divertente e allo stesso tempo molto educativa. Grazie infinite a tutti voi che ci ascoltate ogni settimana. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian e condividetelo con chi vuole imparare l'italiano. A presto! A presto, cari amici! Continuate a studiare l'italiano con entusiasmo e curiosità. La lingua italiana è bellissima e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da scoprire. Arrivederci! Arrivederci a tutti! Alla prossima!